Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione filtro, una funzione matrice dinamica che ti sorprenderà per le sue enormi potenzialità e per la sua estrema versatilità. Data l'importanza di tale funzione, ho deciso di dedicare ben 2 video alla sua trattazione. In questo primo video, oltre a descriverne i vantaggi rispetto ai filtri tradizionali, analizziamo il suo utilizzo a un livello basilare. Vediamo come si gestiscono gli errori e capiamo come ottenere grafici dinamici grazie ad essa. Non perderti però il prossimo video. Lì analizzeremo le vere potenzialità della funzione filtro e vedremo come si possano conseguire risultati che con le funzioni tradizionali sarebbero difficilissimi o addirittura impossibili da ottenere. Applicheremo più filtri contemporanei o addirittura alternativi tra loro, filtreremo solo alcune colonne di una tabella ed applicheremo anche filtri con ricerca parziale del testo. Insomma, ci sarà da divertirsi. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione filtro, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Nella tabella a lato sono riportati i fatturati trimestrali realizzati durante gli ultimi 4 anni da parte di 4 agenti di vendita. Seleziona il nome di un agente e ricava tutti i fatturati che tale agente ha realizzato durante gli ultimi 4 anni. Anche se questo esercizio può essere risolto mediante l'utilizzo di funzioni già trattate nei tutorial precedenti, oggi lo voglio risolvere mediante una delle funzioni più recenti di Excel, la funzione filtro. La funzione filtro è una funzione matrice dinamica, cioè presenta i risultati in un range di celle di dimensioni variabili. Ti faccio un esempio. Se in una cella digito uguale e seleziono una parte della tabella, premendo invio, la parte di tabella selezionata viene copiata interamente in questo intervallo di celle. Come puoi notare, la formula nella barra della formula è di colore nero solo in questa cella, mentre è grigia in tutte le altre. Dunque, premendo il tasto Canc in una qualsiasi di queste celle, non succede nulla. Se però io scrivessi qualcosa in una cella, premendo invio, verrebbe generato un errore di espansione, poiché la formula non può espandersi in questo intervallo. Cancellando il valore contenuto in questa cella, la formula si espande nuovamente e può essere cancellata solamente cancellando la prima cella in alto a sinistra. Analizziamo ora la sintassi della funzione filtro. Come puoi notare, all'interno delle parentesi sono presenti 3 argomenti, i primi 2 obbligatori e il terzo facoltativo. Il terzo argomento serve per gestire gli errori. Cancelliamo ora la formula inserita in precedenza e inseriamola nuovamente. Ci posizioniamo in cella H4 e digitiamo uguale, filtro, selezioniamo la funzione che ci interessa e come primo argomento selezioniamo la matrice dalla colonna B fino alla colonna F. Premendo punto e virgola passiamo al secondo argomento. Siccome abbiamo selezionato l'agente Rossi Luigi, dobbiamo dire a Excel di cercare all'interno della colonna agente che selezioniamo tutte le occorrenze del nome Rossi Luigi. Digitiamo dunque uguale e selezioniamo la cella contenente il nome dell'agente. Come puoi notare, essendo la funzione filtro una funzione matrice dinamica, non ho dovuto bloccare alcun riferimento mediante il tasto F4. Chiudo ora la parentesi tonda e premo invio. La funzione filtro si espande e come puoi osservare facilmente grazie alla formattazione condizionale inserita in precedenza, vengono estratti dalla tabella tutti i dati relativi a Rossi Luigi. Cambiando il nome dell'agente, puoi verificare la bontà dei risultati ottenuti. Ti faccio notare che la funzione filtro non è case sensitive. Ad esempio, scrivendo Neri Sara tutto in maiuscolo, premendo invio non cambia nulla. Dunque Neri Sara scritto con le iniziali maiuscole, tutto maiuscolo oppure tutto minuscolo, produce i medesimi risultati. Vediamo ora cosa succede cancellando qualche riga.
Come puoi notare, la funzione filtro si espande lo stretto numero necessario di righe per contenere tutti i dati in tabella che soddisfano il criterio. Annulliamo ora le modifiche effettuate e vediamo come gestire gli errori. Ad esempio, cancelliamo il nome Verdi Luca. Viene immediatamente segnalato un errore di calcolo che possiamo gestire facilmente. L'errore si avrebbe anche se il nome selezionato non fosse mai presente nell'elenco. La gestione dell'errore può essere effettuata inserendo il terzo argomento, quello facoltativo, nella funzione filtro. Posizioniamoci prima dell'ultima parentesi e digitiamo punto e virgola in modo da passare al terzo argomento e scriviamo fra virgolette il messaggio che ci permette di gestire l'errore, ad esempio seleziona agente. Premiamo invio e proviamo a cancellare nuovamente il nome dell'agente. Come puoi notare, l'errore è stato gestito brillantemente. Non tutti sanno che la funzione filtro può inserire anche un messaggio di errore differente in ogni cella di questa prima riga. Possiamo ottenere il risultato desiderato agendo in questo modo. Tornando nel terzo argomento della funzione indice, possiamo aprire e chiudere due parentesi graffe e ti ricordo che se non hai la parentesi grafa sulla tua tastiera, puoi tenere premuto il tasto Alt della tastiera e digitare 123 per la parentesi aperta e 125 per la parentesi chiusa. Rilasciando il tasto Alt comparirà la parentesi che hai scelto. Ora non ci resta altro che digitare i 5 messaggi di errore separati dal simbolo backslash. Io ho inserito nessuna vendita per la prima cella e nelle altre celle una sequenza di simboli slash. Come già detto, per dividere i messaggi di errore fra le varie celle bisogna utilizzare il simbolo backslash. Premendo invio viene inserito un messaggio che gestisce l'errore in ogni cella. Selezioniamo ora il nome di un agente e possiamo notare che se il nome di tale agente non compare mai nella lista, l'errore, o meglio gli errori, vengono gestiti in maniera ottimale. Annulliamo nuovamente le modifiche effettuate e vediamo come la funzione filtro ci può aiutare nella generazione di grafici dinamici. Siccome la creazione e la formattazione di grafici è stata già trattata nel corso Excel base, ti mostro solamente i risultati. Il grafico si aggiorna automaticamente quando cambiamo la scelta dell'agente. Come puoi notare selezionando il grafico, è stata selezionata tutta la tabella. Cancellando però alcuni dati presenti in tabella, la funzione filtro si espande in maniera ridotta e come puoi notare anche il grafico seleziona un'area ridotta della tabella, rappresentando in questo modo solamente i dati utili, senza dunque rappresentare con spazi vuoti inutili dati che non esistono più. Annullando ora le modifiche effettuate, si ritorna alla tabella completa in cui vengono rappresentate tutte le annualità. Prima di passare al prossimo esempio, ti voglio fare notare due cose. La funzione filtro non riporta le intestazioni, dunque dovrai copiarle in modo da rendere le tue tabelle più gradevoli alla vista e di più facile lettura. Inoltre, ti voglio mostrare il vantaggio che deriva dall'utilizzo di tale funzione rispetto a un filtro tradizionale. Clicco in una qualsiasi cella e premo i tasti CTRL maiuscolo L. In questo modo viene inserito il filtro automatico. Selezionando l'agente, ad esempio Neri Sara, cosa succede? I dati vengono estratti correttamente, ma siccome vengono nascoste molte righe del foglio di lavoro, tutta la formattazione all'esterno della tabella ne risente ed è anche laborioso eseguire calcoli sui dati, cosa che la funzione filtro, come vedremo nel prossimo esempio, permette agevolmente di fare. Ora che ho annullato le modifiche effettuate, possiamo passare al nuovo esempio. Marco ha annotato in ordine cronologico i voti presi in tutte le materie. Seleziono una materia dall'elenco ed estrai dalla tabella tutti i voti presi nella materia scelta, in modo da poter calcolare la media. Questo esercizio è stato pensato principalmente per due motivi.
Il primo è quello di imparare a estrarre i dati presenti in una colonna, filtrando i dati presenti in un'altra colonna, simulando così il comportamento delle funzioni cerca-vert, cerca-x e indice e confronta. Il secondo motivo è quello di imparare a nidificare la funzione filtro all'interno di altre funzioni in modo da elaborare i dati. Non perderti la parte finale di questo esercizio, poiché ti mostrerò come calcolare la media di un intervallo di lunghezza variabile utilizzando l'operatore hashtag. Ti mostro la formula già operativa. In questa prima formula, come primo argomento della funzione filtro, selezioniamo la colonna voto, cioè la colonna da cui vogliamo estrarre i dati. Come secondo argomento, l'argomento includi, selezioniamo la colonna materia contenente i nomi delle materie e uguagliamo tale colonna alla cella F8, la cella contenente il nome della materia. Come messaggio d'errore scriviamo nessun voto. Premendo invio vengono estratti i voti di qualunque materia scelta. Elaboriamo ora i dati. Per contare il numero dei voti non facciamo altro che copiare la formula inserita in precedenza e inserirla all'interno della funzione conta valori. In questo modo riusciremo a contare il numero dei voti presi da Marco. Per quanto riguarda invece il calcolo della media, dovendo effettuare il calcolo su un intervallo di lunghezza variabile, possiamo utilizzare l'operatore hashtag. Selezioniamo dunque solamente la prima cella dell'intervallo e digitiamo hashtag da tastiera. Siccome la funzione filtro è una funzione matriciale, l'operatore hashtag ci consentirà di selezionare tutto l'intervallo espanso, che sarà sempre di lunghezza variabile in base alla materia selezionata. Confermiamo con invio e la media viene calcolata in un istante. Inoltre, mediante un grafico Sparkline, puoi visualizzare l'andamento didattico di Marco in ciascuna materia. Prima di concludere, ti voglio dare un ultimo consiglio. Aggiungendo nuove righe in fondo alla tabella, le nostre formule non si aggiorneranno. Quando utilizzi la funzione filtro, dunque, la cosa migliore da fare è sempre quella di formattare l'intervallo come tabella. In questo modo, aggiungendo nuove righe alla fine, tutte le formule e i grafici si aggiorneranno automaticamente. Con le nozioni base sulla funzione filtro abbiamo concluso. Nel prossimo video tratteremo la funzione filtro da un punto di vista avanzato. Ti garantisco che ti mostrerò come effettuare operazioni sulle estrazioni di dati che con le funzioni precedenti di Excel erano solamente un sogno, cioè difficilissime da ottenere o addirittura impossibili. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!